Ciao, io non sono simmetrico e ti do il mio parere spassionato, indipendente e trasparente sui titoli su videogiochi da giocare. Siamo all'aperitivo del venerdì e mi dici, è uscito il nuovo Metal Gear Solid Delta, un remake. Che si fa? Si gioca, non si gioca, si compra subito, si aspetta? Ti dico subito, secondo me per ora non te lo consiglio, non vale i 70-80 euro che chiede e ti spiego perché. Ora, questo Metal Gear Solid Delta è un remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, un gioco uscito 21 anni fa in Giappone e Nord America e l'anno dopo, quindi una ventina di anni fa, in Europa per PlayStation 2. Un gran titolo, uno della serie di Kojima, la serie iconica Metal Gear Solid, più o meno, anche se non l'abbiamo giocata, che magari non è il nostro genere, tutti però ne abbiamo sentito parlare. Io ci giocai al primo, mi piacque tanto, e anche questo 3 un bellissimo titolo. Ora siamo, giusto per dare un'infarinatura, uno 007 della CIA e con la missione di recuperare uno scienziato russo che vuole disertare e trasferirsi negli Stati Uniti per ricongiungersi alla moglie e alla figlia. Siamo nell'epoca della guerra fredda, quindi siamo una spia che dovrà catapultare in territorio nemico e quindi non esiste perché un soldato americano in territorio russo sarebbe stato un atto di guerra, quindi dobbiamo essere sneaky sneaky, dobbiamo essere dei fantasmi ed ecco tutta la meccanica stealth del gioco. Il gioco si sviluppa così, con queste meccaniche stealth intervallate da delle boss fight, da degli scontri con dei boss, delle parti un pochino più action. La trama molto bella ed è uguale all'originale. Quando dico che è uguale all'originale, intendo che è veramente tutto uguale all'originale. Hanno aggiunto una modalità telecamera moderna che non so quanto funzioni bene, non mi ha convinto fino in fondo, si svecchia un pochino un po' il titolo. Il fatto è che tutto il resto rimane uguale, che 20 anni fa era una cosa, oggi sono passati 20 anni, mi dispiace. L'intelligenza artificiale è il meme a cui siamo abituati, cioè 20 anni fa era una cosa, oggi fai un rumore e il soldato dice oh mi è sembrato di vedere un gatto, parte il counter, finito il counter dell'attenzione, ah, boh, me lo sarò sognato. È un po' un meme, cioè vede un suo compagno a terra, questo soldato dice oh, boh, avrà fatto un pisolino, torno a fare la mia ronda infinita dei soliti passi. Quelle meccaniche che conoscete, cioè fanno il loro percorso, questi soldati, tu li devi attendere dietro l'angolo per stordirli e portarli dentro il cespuglio. Bello, tutto bello, va bene. 20 anni dopo, uguale così, con la stessa intelligenza artificiale, boh. Ma non è quello il vero problema e neanche la legnosità dei comandi, che di nuovo passati 20 anni molto legnoso anche con questa nuova telecamera, tutto scriptato, le animazioni che non sono interrompibili, va bene. Ma la cosa che veramente mi fa dire in questo momento te lo sconsiglio sono i problemi di ottimizzazione. Cioè, tu ci stai facendo pagare, tu casa produttrice, ci stai facendo pagare 70-80 euro per un videogioco che non è ottimizzato, gira male. La prima volta, prima run, faccio una piccola eccezione al fatto che non voglio farti vedere gameplay perché rischi spoiler, ma questa boss fight un pezzettino te la voglio fare vedere. In pratica il boss ha questa meccanica che durante lo scontro spara a dei frutti sugli alberi e se li mangia per recuperare energia. Ora si è stuccato lì il boss a sparare ai frutti e, e io ero lì che gli giravo con Snake Eater, gli passavi attraverso, clipping,
non è un dettaglio e non è l'unico. Ti faccio vedere solo questo, ma è così. E io sinceramente non ne posso più di questi titoli usciti così. C'era il computer che per farlo girare sfruttava tutto il kilowatt di alimentatore, era un forno. Non, non ci siamo, secondo me, al momento. Anche perché è nel confronto che ti dico non ci siamo. Ed ecco, Round 1 Fight, il perché del titolo. Dall'altra parte del ring, in questo momento, abbiamo Hollow Knight Silksong. Non voglio fare un discorso, un gameplay, sul gioco. Ne voglio semplicemente parlare quanto basta per farti capire perché ti sconsiglio Metal Gear Solid Delta. Silksong è stato fatto da Tim Cherry, 2 fondatori, un programmatore, un compositore e qualche esterno, poche persone, che hanno spaccato con il primo titolo della serie. Ha ragione, perché ok, è un Metroidvania come tanti altri, va bene, ma artisticamente il primo è un capolavoro e non gli si può dire niente. Un titolo eccezionale, anche uscito al momento storico giusto, tutto quello che vuoi. Fecero il botto. Con il successo del primo si dissero facciamo un DLC, abbiamo ancora delle idee. Svilupparono questo DLC e sviluppandolo si resero conto che avevano talmente tante idee che questo DLC diventava sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, fino a che avevano abbastanza materiale e si sono resi conto per fare un altro gioco. E addirittura si sono anche dovuti fermare. In un'intervista che leggevo si dicevano beh, avevamo tante idee ma ci siamo dovuti fermare, se no stavamo altri 15 anni a svilupparle. E in tutto questo lasso di tempo hanno dato tante lezioni a tante multinazionali. Niente Gantt, niente time to market. Loro si sono detti noi lavoriamo al nostro prodotto con le risorse che abbiamo, quando è pronto ve lo diciamo, non stiamo lì a prendere in giro i videogiocatori, ci stiamo lavorando, uscirà. Loro hanno lavorato. Quando è stata ora, niente prevendite, ripeto, niente prevendite, grandiosi, le prevendite non dico che sono il male, ma poi magari ne parlerò in un altro video, però niente prevendite, hanno fatto uscire un paio di trailer ben messi al momento giusto, sono usciti a 20 euro, e questo non è un dettaglio nel nostro confronto, hanno sbancato tutto. Hanno bloccato Steam, Sony, tutti gli store, lo store della Microsoft, dell'Xbox, tutti bloccati, tutti a giocarci. Ora, con un gioco fatto bene a 20 euro, adesso prescindiamo un attimo dai generi, perché se ti piace il genere stealth, ok, te lo devi giocare. Se c'hai l'operazione nostalgia che ti è piaciuto tanto l'originale, va bene, te lo giochi, ma lasciamo un... sto parlando di Metal Gear Solid Delta, ma lasciamo un attimo da parte il genere. Tu da una parte hai un videogioco fatto come Dio comanda a 20 euro, un gran titolo, e dall'altro hai l'ennesimo prodotto uscito, non finito, non ottimizzato, con seri problemi, identico a uno vecchio, infatti non so perché l'hanno detto remake, a me sembra un remastered, a 70-80 euro. Amico mio, come faccio a consigliartelo? Cioè, io che sono slegato da tutte le altre logiche, come faccio a dirti compra Metal Gear Solid Delta in questo momento? Te lo devo dire se lo mettono a 15 euro, allora ti dico sì, guarda, vale la pena, poi magari non ti sei giocato quello sulla Play 2 originale o sulla Play 3, giocati questo che ne vale la pena, anche se è invecchiato tutto male, sincero come al solito. Come faccio a dirtelo? Volevo paragonare un'altra cosa. Entrambi questi titoli, Silksong lo sto giocando, poi quando uscirà questo video esce con settimane di ritardo rispetto a quando lo registro, quindi magari l'avrò anche finito, però per ora non ne voglio parlare troppo perché ne ho giocato pochissimo. Ma mi sono subito accorto di un problema che hanno entrambi i titoli, la localizzazione italiana. Ma sono di nuovo due problemi molto diversi. Su Metal Gear Solid Delta mi sono trovato sui sottotitoli
mondo scritto monodo. Cosa vuol dire? Che tu non hai neanche riletto quello che hai scritto, non l'hai dato neanche in pasto ad un correttore automatico. Ecco di nuovo un'altra indicazione del perché non te lo consiglio. Low effort remake. A me ha dato tanto l'idea di un low effort. Ci hanno messo poca roba, non hanno neanche riletto le traduzioni. Dall'altra parte pure c'è una localizzazione che non è il massimo, perché però è un altro tipo di problema. Mi dà l'idea che abbiano preso l'insieme di parole dato ad un traduttore esterno che, non avendo il contesto, ha tradotto come meglio poteva. Mi viene da capire questo perché, ad esempio, il tasto che ti fa curare in italiano è lega. Ma perché? Perché il personaggio ha ago e filo e si ricuce. Magari, avendo il contesto, potevano tradurlo con sutura o semplicemente cura, cioè non fare una traduzione letterale, fare una traduzione di senso. Ma va bene, infatti quando invece parla e c'hai tutto il dialogo è fatto meglio, quindi capisci che è un problema diverso, non è il non ho neanche riletto quello che ho scritto che mi scappano gli errori di battitura, è una cosa diversa che la scuso di più, ok? Soprattutto di nuovo nel confronto di prezzo, perché perché tu non è che entri in concessionario e vai a comprare compri un'auto nuova e il concessionario ti dice sì, ma guarda, adesso per un anno quest'auto non fa più dei 50, perché poi al primo tagliando te la sistemiamo e te la pacciamo e te la facciamo andare come deve andare. La compreresti quell'auto? Io no, mai. Sui videogiochi invece compriamo tutto. Il gioco non è a posto? Vabbè, chi se ne frega, lo patcheranno fra un anno o due, ma compralo fra un anno o due quando è patchato e sistemato. Cioè, ne sto facendo un po' una questione di principio. Non ne posso più di questi titoli male ottimizzati che escono. Non ce l'ho con i remake, infatti in un prossimo video, eh, probabilmente lo registrerò subito dopo di questo, ti parlerò e ti consiglierò Final Fantasy VII Remake. Quindi non ce l'ho con i remake in generale, ce l'ho con le cose fatte male e che costano tanto. Basta con queste politiche. Per me non vanno premiate e per non premiarle non lo compro, te lo lascio lì. Cioè, io l'ho comprato, ci ho giocato, non dico che mi sento un po' scammato, però sono veramente stanco di questi titoli a 70-80 euro messi così. Quindi, per un'operazione nostalgia, ok, te lo consiglio, giocati questo Metal Gear Solid Delta, va bene, ti piace l'originale, ti mancano i Splinter Cell, ti manca un po' il genere, vuoi rifare un tuffo nel passato, ma ben venga, va benissimo. Ok, ma solo in quel caso ti posso dire sì. Negli altri casi ti posso dire non te lo consiglio. Anche nei confronto di altre cose c'è di meglio, ti consiglio altro. Se non sei legato a quel titolo, a quel genere, a quella cosa lì, ti dico che vince altro. Come sempre, spero di esserti stato di aiuto e fammi sapere cosa ne pensi. A salut!